vita pubblica di Gesù, lui era già, cioè da subito è stato cosciente di tutto. cosciente di tutto, ed era con la sua donna, con Maria Maddalena, Maria che era sua Maddalena. moglie praticamente. Sì, che conosceva, sì, che lui ha conosciuto dopo che è stato battezzato da Giovanni e l'ha chiamata a sé. Non hanno avuto figli. No, Sai, ci sono leggende, No, merovingi, queste cose qui. Merovingi, Carovingi, Sì, il film, quello lì, che adesso non mi ricordo, Codice da Vinci. no, sono tutte leggende metropolitane. Invece è vero che il calice è arrivato lì, dai cavalieri templari l'hanno portato in Inghilterra, quello è vero, il calice della comunione cristica, poi si è dissolto e è diventato una persona. Il calice vivente della comunione cristica. Sì. Si è dissolto di legno e lui ha creato una persona. Lui non può tutto, scusa. Certo, Ovviamente è un linguaggio iniziatico il mio, certo. non è alla lettera. In quel momento, Giorgio, chi ha capito queste parole Nessuno. Gli misteriose? apostoli non capivano manco dove abitavano, figurati andavano a capire queste cose. Se tu gli dicevi agli apostoli dove abiti, boh, non lo so. Ma tu perché segui Gesù? Ma perché ci voglio bene. Fine. È come quello Quando che... Pietro ha detto sei il figlio di Dio, comincia a cambiare le carte, ma fino a quel momento amavano da morire Cristo, sentivano che era Lui, ma non capivano quasi niente, anzi niente. Poveri apostoli, però poi sono diventati mutanti. Certo. Secondo me, C'erano due che capivano, Giovanni, l'apostolo, i due Giovanni. e Giovanni Battista. Quelli erano super teologi. Perché anche il Battista era stato iniziato dagli Esseni, Certo. che in realtà venivano dall'Eldorado. E parlava nel nome del Padre. Nel nome del Padre ordina di seguire Cristo. Nel nome del Padre lo battezza. Che anche lui si meraviglia perché Cristo gli dice, ma perché, cioè tu mi devi battezzare a me, però Cristo gli dice, no, lo devi fare tu e devi rispettare il corso degli eventi, perché così sta scritto, ma Cristo voleva dire, tu in questo momento stai personificando Adonai, quindi mi devi battezzare. Cioè, devi dare il via ufficialmente alla mia missione, il Padre. Adonai, tramite Giovanni Battista, battezza Gesù. Giovanni Battista che gli dice sono un tuo servitore, ma che mi stai dicendo? Che facciamo le cose al contrario. Allora Gesù lo ammonisce perché Giovanni Battista non si rende conto al 100%, anche se lo sente, che non è lui, è il Padre che battezza suo figlio. Certo. Che è il Padre che dice e allora vedi la colomba, e qui interviene il terzo personaggio, lo Spirito Santo, che compenetra Cristo. Quindi di fatto lì si compie... La voce che sentono, questo è il mio figlio nel quale mi sono compiaciuto, crediamogli, Diamola per buona. diamola per buona, ma penso che era Giovanni che l'ha detto, perché in quel momento era il Padre. Beh, rimane comunque l'importanza teologica di quella Sì, frase. infatti nel Vangelo c'è scritto, e allora venne una voce e tutti l'ascoltarono. Tutto può essere, anzi può essere però che il padre era Giovanni in quel momento e gridò questo. Ecco, queste cose sono così inedite, no? Cavolo. Invece il tuono che ascoltarono, Alla morte di Gesù. no, quando predicavano nel Tempio ascoltarono un tuono che disse, avallò le parole di Cristo quando parlava di Dio, quello era il Padre, cioè dal nulla è apparso quel tuono che parlò, un tuono che parlò. Invece nel battesimo questa colomba, che era lo Spirito Santo, cioè questa luce che compenetra come Eugenio, no? Il raggio celeste che compenetra Gesù di Nazareth, che è Cristo, che prende forma e sostanza definitiva, è il Padre che lo presenta dicendo questo è il mio figlio prediletto nel quale mi sono compiaciuto. Secondo me è Giovanni che sta gridando nel nome del Padre. Non cambia niente, è solo mi chiedevi i dettagli, te li sto dando.
Sì, sì, E non ha detto mai nessuno questo, eh? no, non sta scritto da nessuna parte. No.